Ciao a tutti, in questo video parleremo delle trazioni zavorrate. Quindi in questo video voglio mostrarvi una routine di allenamento con focus sulle trazioni zavorrate. Nel video sono quindi inclusi 3 esercizi di warm-up, di riscaldamento e il tutorial, la spiegazione dettagliata dell'attivazione muscolare e dell'esecuzione delle trazioni zavorrate. Allora, la routine vuole essere breve e concisa, ma allo stesso tempo efficace. Per questo ho voluto includere 3 esercizi, solamente 3 esercizi nella fase di warm-up. Uno è di mobilità e sono le traslocazioni. Il secondo è un esercizio di reclutamento muscolare, in questo caso della muscolatura scapolotoracica, che è quella che poi viene reclutata e viene attivata durante l'esecuzione delle trazioni e a maggior ragione delle trazioni zavorrate. E il terzo esercizio è invece un esercizio di riscaldamento, di attivazione della muscolatura della cuffia dei rotatori, in questo caso specificamente degli extrarotatori della spalla. È molto importante il riscaldamento della cuffia dei rotatori poiché questi muscoli stabilizzatori della testa dell'omero sono molto attivati e posti sotto grande stress nelle trazioni e a maggior ragione nelle trazioni con zavorra. Ovviamente, avendo più tempo a disposizione, al posto di un esercizio di mobilità, uno di reclutamento muscolare e uno di riscaldamento della cuffia, sarebbe meglio accompagnare almeno 2 esercizi per ogni categoria. Quindi invece di 3 esercizi di warm-up arrivare a 5-6 esercizi nella fase di warm-up. Questo varia ovviamente in base al tempo a disposizione. Una volta eseguita la fase di warm-up si inizia quindi con la trazione. Adesso vediamo l'attivazione muscolare nella trazione senza zavorra, che poi si va a portare nelle trazioni zavorrate. Quindi l'attivazione muscolare è la medesima. Ok, come avete visto, la trazione libera viene eseguita partendo ovviamente dalla posizione di sospensione. Da quella posizione, la prima cosa a cui bisogna pensare
è l'attivazione del gran dorsale, quindi deprimere le scapole, la depressione delle scapole. Questo perché avviene? Avviene per due ragioni principali. La prima è avere un maggiore reclutamento del gran dorsale, che è uno dei muscoli primari di questo movimento. Questa preattivazione del gran dorsale permette di avere una curva tensione-lunghezza maggiormente favorevole all'erogazione della maggior forza possibile. Quindi, soprattutto in una trazione libera non è fondamentale, ma in una trazione zavorrata con un carico importante, partire con una curva di tensione e lunghezza del muscolo primario di quel movimento è fondamentale. Quindi imparare questa attivazione fin dalle trazioni libere è molto importante. Il secondo motivo per cui si esegue questa preattivazione è andare a creare, o almeno teoricamente, andare a creare un maggior spazio nella zona subacromiale e quindi ridurre il rischio di impingement subacromiale. Questo poi è tutto da verificare, comunque la depressione scapolare sicuramente aiuta ad avere una fase di risalita della trazione più scorrevole. Quindi una volta eseguita la preattivazione inizia poi il lavoro dei gomiti, quindi il pensiero deve essere quello di, da questa posizione, riattivare il gran dorsale e poi portare i gomiti verso il basso. Ok? La trazione si chiude quando il mento supera verticalmente e orizzontalmente la sbarra e poi inizia la fase di discesa controllata. La stessa identica cosa avviene poi anche con carico esterno, quindi con zavorra. Quindi l'esecuzione è la medesima. Durante le trazioni zavorrate la cosa a cui prestare attenzione è il controllo del carico, quindi tenere le gambe, le ginocchia estese o anche flesse, questo è indifferente. La cosa importante è che la posizione delle gambe permetta di mantenere il carico ben stabile. Un carico stabile ovviamente facilita la trazione. La cosa importante nelle trazioni zavorrate, la cosa fondamentale è la gestione del carico. Quindi nei dip ci si può permettere un salto nel carico maggiore, avendo un massimale potenzialmente maggiore, mentre nelle trazioni zavorrate, avendo un massimale che è tendenzialmente minore, ci si può permettere dei salti, degli step nel carico tendenzialmente appunto minori. Quello che consiglio è partire con una fase di warm-up di 10-15 trazioni libere, dopodiché iniziare con la fase di carico effettivo. Quindi partire, ad esempio, se il mio massimale è 70 kg, con un 20 kg per 3 ripetizioni, 40 kg per 3 ripetizioni, quindi salti da 20 kg inizialmente e poi salti da 10 kg, quindi 50 kg singola, 60 kg singola, dopodiché siamo molto vicini già al massimale di 70 kg e quindi 65 singola e poi ci si gestisce gli ultimi chili in base alle sensazioni, al programma, eccetera. Quindi la cosa importante è una fase di warm-up a carico libero, salti di 20 kg e 3 ripetizioni, i primi salti, i primi 2-3 salti, dopodiché si sale di 10 kg e singole, fino poi ad arrivare a un salto di 5 kg e si è in zona poi massimale. Quindi questa è la gestione, la cosa principale è appunto questa gestione del carico che poi diventa anche abbastanza soggettiva.
Un altro aspetto interessante nelle trazioni è la presa, quindi presa stretta, presa larga, presa supina e presa prona. Partiamo col dire che la presa supina coinvolge maggiormente appunto il bicipite brachiale, ha una prima fase che è più complessa, magari anche a livello di mobilità, non è per tutti la trazione supina, ma arrivando con una curva tensione-lunghezza più favorevole alla inchiusura, il bicipite può erogare più forza e quindi la fase di chiusura è tendenzialmente nelle trazioni supine molto più facile rispetto alle trazioni prone. Su carichi alti si vedono atleti sia eseguire le supine che le prone, ma tendenzialmente su carichi molto elevati ci si sta spostando verso le trazioni in presa prona. La presa prona quindi coinvolge maggiormente, in maniera minore, il bicipite brachiale e coinvolge maggiormente la muscolatura, quindi della schiena, del back, quindi si parla di gran dorsale, grande rotondo, capolungo del tricipite brachiale, ovviamente anche il bicipite brachiale e tutta la muscolatura stabilizzatrice. Non esiste una trazione migliore dell'altra, sono abbastanza, l'utilizzo di una o dell'altra variante è tendenzialmente soggettiva. Ovviamente la trazione supina pone più stress sul bicipite e sui gomiti, per una questione soprattutto di mobilità nella parte di sospensione. La larghezza della presa sulla sbarra invece, con una presa più larga si va ad avere un maggior reclutamento della muscolatura adduttoria dell'omero, quindi grande rotondo, capolungo del tricipite brachiale, anche gran dorsale. Con una presa più stretta si va ad avere invece un maggior focus sui flessori del gomito e sugli estensori dell'omero, e anche qua sugli estensori dell'omero, che quindi troviamo sempre il capolungo del tricipite brachiale. Diciamo che la grande differenza tra una trazione a presa larga coinvolge maggiormente anche il grande rotondo, mentre una trazione a presa stretta coinvolge maggiormente i flessori del gomito e il capolungo del tricipite brachiale. Ovviamente una trazione a presa larga permette di avere un minor ROM, mentre una trazione a presa stretta porterà ad avere un ROM maggiore. Quindi il vantaggio principale di una trazione a presa larga è quello di avere un ROM tendenzialmente minore, e quindi ad alti carichi alcuni tendono ad utilizzare una presa leggermente più larga, ma anche qui diciamo che regna la soggettività. Personalmente io tendo ad utilizzare una presa più stretta nelle trazioni a carico libero e una presa più larga nelle trazioni zavorrate, poiché mi permette di avere, come dicevo prima, un ROM leggermente minore. Anche l'attivazione muscolare, coinvolgendo il grande rotondo, che è tendenzialmente un muscolo abbastanza importante, permette in alcuni casi, magari in alcuni soggetti, di erogare più forza. Comunque personalmente utilizzo una presa più larga per le trazioni zavorrate e più stretta per le trazioni a carico libero. La presa supina, come dicevo prima, permette una maggior facilità in chiusura, ma necessita anche di una determinata mobilità che non tutti appunto hanno, e in alcuni casi va a porre più stress sul bicipite brachiale e sul gomito.